chiamiamo appunto il professore Marchetti a intervenire e aggiungiamo un'informazione anche valorizzando la presenza del dottor Cobis. Il professore Marchetti è il nostro responsabile referente del nostro comitato scientifico, per cui i lavori sono praticamente cominciati. A loro l'onere e l'onore di scrivere il nuovo programma di ricerca, e quindi che è in corso e che abbiamo datato a data da destinarsi, quindi diciamo abbiamo, come dire, le intenzioni appunto abbastanza serie. Prego. Grazie Laura, soprattutto la proposta, no, di diventare da 8-1 nella relazione, però il fatto di essere ultimi, c'è un'altra relazione dopo, ci permette intanto di aver verificato la resilienza dei partecipanti al progetto e dei partecipanti alla mattinata, che ringrazio davvero tutti. È un grande onore per me e un piacere essere qui in mezzo a voi, e anche a nome della professoressa Chiara Cremolini vorrei condividere rapidamente alcuni aspetti che riguardano l'architettura dello SPOC 8, ciò che è stato ottenuto fino ad adesso e ciò che vorremmo perseguire nei prossimi 18 mesi ed anche oltre. Quindi avremo una diapositiva finale in cui le parti relative agli impegni, alle sfide e alla visione sarà sintetizzata in pochi e semplici, spero, concetti. Questo è l'obiettivo finale complessivo del nostro SPOC, quello di validare e implementare, utilizzando approcci innovativi di medicina di precisione, la capacità di fare predizione, prevenzione, diagnosi e di trattare i nostri pazienti nella maniera più precisa possibile, basandosi su ciò che è noto nella letteratura, su ciò che emerge da ciò che altri colleghi in altre parti fanno, ma anche alla luce delle acquisizioni, e avete visto già quante sono, che stanno emergendo all'interno dello SPOC 8, utilizzando evidentemente anche protocolli basati sulla intelligenza artificiale nelle sue varie declinazioni. Non mi soffermo sugli obiettivi specifici, sulle finalità specifiche, perché rientrano tutte in questo quadro più generale che abbiamo appena letto insieme. Mi piace però puntualizzare quante persone, quanti istituti lavorano a questo SPOC. I ricercatori, la massa critica esposta iniziale consisteva di 46 tra docenti di vario livello, e coinvolgeva 15 istituti, in buona parte pubblici ma anche privati. Vedete che abbiamo 14 affiliati in questo SPOC. Per quanto riguarda più specificatamente l'Università di Pisa, abbiamo 25 ricercatori esposti, 14 nello SPOC 8, ma come vedete anche presenti nello SPOC 2, nello SPOC 3, nello SPOC 4, nello SPOC 6, anche perché avete già capito quanto, no, l'integrazione di ciò che questi SPOC stanno portando avanti con ciò che viene fatto nello SPOC 8 sia di cruciale importanza. Molto sinteticamente, lo SPOC è suddiviso in 5 work package: il primo basato sulla predizione, il secondo sulla prognosi, il terzo sulle terapie innovative strategicamente elaborato, il 4 e il 5 guardano sostanzialmente alla implementazione nella pratica clinica, con anche valutazioni di health technology, appunto assessment. Vedete come gli istituti e i ricercatori sono suddivisi in questi SPOC. Sostanzialmente abbiamo 5 tematiche principali che stiamo affrontando. La principale, anche quantitativamente, è quella oncologica, tumori del colon retto, HCC, colangiocarcinoma, eccetera. C'è una parte metabolica quantitativamente importante per il peso sociosanitario, no, di alcune malattie come il diabete, che stiamo guardando anche nella popolazione femminile, che portano avanti gravidanze, il diabete post-trapianto, patologie metaboliche a livello epatico. Per quanto riguarda l'apparato cardiovascolare, ci sono studi sull'aterosclerosi, sull'heart failure, sulle aritmie e l'ipertensione. Ci sono due malattie rare
su cui si sta focalizzando l'attenzione di alcuni gruppi, due ma molto importanti, che sono la sclerosi sistemica e l'alcaptonuria, e poi, come abbiamo detto, ci sono considerazioni di tipo Health Technology Assessment. Questa diapositiva riporta un po' la quantificazione dei vari subtask, a conferma di quello che vi accennavo, e cioè che il maggior numero di sforzi è fatto in ambito oncologico. Il metabolismo prevede, mi pare, 6 subtask, 4 il cardiovascular disease, e gli altri sono accanto e in seguito e di seguito. A che punto siamo? Stiamo portando avanti 33 studi clinici, 19 in ambito oncologico, 8 in ambito malattie metaboliche, soprattutto diabete, come abbiamo visto, 4 nelle malattie cardiovascolari, 2 malattie rare. Ci sono anche vari studi preclinici, 16 nel loro complesso, così che il quantitativo totale di ciò che sta andando avanti da un punto di vista di progettualità preclinica e clinica è a questo punto di 49 studi. Tutto ciò non soltanto grazie alla massa critica inizialmente considerata e che avete visto, ma anche perché siamo riusciti, con l'aiuto del lab e del Ministero, a reclutare 13 ricercatori di tipo A, 8 maschi, 5 femmine, 8 nello SPOC 8, ma 3 nello SPOC 6, come vedete 2 nello SPOC 3, e 13 PhD students, 5 maschi e 8 femmine, 9 ovviamente nello SPOC 8, ma anche, vedete, anche loro suddivisi e un pochino presenti in altri SPOC. Devo dire la verità, io non ho dubbi che riusciremo a raggiungere molti degli obiettivi scientifici che ci siamo prefissi noi e gli altri. A me quello che preoccupa di più è il destino di questa massa di ricercatori che si stanno formando, che stanno creando scienza, che stanno creando cultura, e veramente avrei, come tutti, il desiderio che questa capacità che il PNRR ha dato di creare figure professionalmente molto qualificate non si dissipasse, non si disperdesse alla fine del PNRR. La Fondazione in Italia credo che farà il possibile perché questo non avvenga, già che non si dissipi tutto questo, ma credo che il Ministero e le istituzioni pubbliche dovranno anche elaborare strategie perché non si torni indietro quando già abbiamo un passo in avanti molto ampio e forte che sta crescendo. Ultima diapositiva. La disseminazione sta andando piuttosto bene, ci sono un'ottantina di articoli pubblicati con acknowledgement al progetto, il che vuol dire che i 60 circa ricercatori che sono impegnati stanno lavorando da questo punto di vista in maniera molto concreta. Ci sono state partecipazioni a congressi nazionali e internazionali il cui numero non conosco nemmeno io, perché non sempre viene esattamente riportato, anche se poi se ne parla, e poi abbiamo incontri intra-SPOC, tra gli SPOC, con lab, per motivi scientifici e organizzativi. Abbiamo completato il percorso dei bandi a cascata. Queste sono le 3 aree che abbiamo individuato come SPOC: studi molecolari in ambito oncologico, studi molecolari in ambito metabolico cardiovascolare e valutazione di nuove strategie, perché la fatica di portare avanti i protocolli clinici la conosciamo tutti, no? E quindi cerchiamo di, con questo bando, con questa tematica qua, di trovare competenze e strategie nuove per accelerare i rapporti con i comitati etici e con tutto quello che comporta preparare un protocollo. Il lavoro della commissione è stato approvato dal rettore, quindi partiremo quanto prima, e teniamo presente che qui ci sono 15 mesi, quindi come nella mia diapositiva conclusiva vorrei sintetizzare, certamente il nostro sforzo è quello di completare gli studi clinici e preclinici in corso nel tempo debito, a migliorare il public engagement. Diceva il professor Adamo che in Sicilia forse siete un pochino restii a far vedere le cose. In Toscana forse siamo anche peggio, no? Perché veramente facciamo fatica a
così a rendere noti i nostri sforzi in questo e in altri contesti, ma ci stiamo lavorando. Vogliamo rafforzare ancora di più la collaborazione tra i work packages nello SPOC, ma anche tra gli SPOC. Avete visto quante potenzialità ci sono. Vogliamo promuovere anche da questo punto di vista il lavoro di network. Vogliamo monitorare i progetti strettamente, che sarà una grossa fatica, ma sarà un impegno importante, i fondi a cascata e i progetti relativi ai bandi a cascata. Invito già tutti quanti noi che siamo presenti a essere puntuali con la reportistica. Stiamo facendo un lavoro anche di convinzione personale ai vari ricercatori di riportare i loro dati. Il budget va monitorato attentamente. Qui colgo l'occasione per ringraziare tutti i colleghi amministrativi che ci danno una mano fondamentale, così come è stato per i bandi a cascata e per il recruitment, e soprattutto vogliamo come SPOC, ma credo come progetto, lasciare un'eredità che riguardi la stabilizzazione di network che si stanno creando, di mettere in comune i dataset generati, perché al momento sono ancora dispersi tra gli SPOC, di far sì che lo sviluppo delle piattaforme diagnostiche e terapeutiche che noi ed altri stiamo sviluppando poi siano ulteriormente implementate in futuro, e vogliamo poi cercare di portare la valutazione di quello che abbiamo fatto, i dati che abbiamo generato e tutto quello che è stato prodotto in Hill Italia anche oltre il 2025, perché è realistico pensare che tutto si possa chiudere nel 2025. Vogliamo andare oltre, se, come spero, ci sarà opportunità per farlo. Grazie davvero a tutti, e rimane un'unica barriera, credo, tra noi e il pranzo, no? Un'unica relazione, quindi insomma ci siamo quasi, grazie.